C'è una creatura sulla Terra che è viva da 2400 anni. Non è una sequoia, non è una balena e non è nemmeno un corallo. Questa creatura occupa 9 chilometri quadrati di spazio. Pesa come 350 balenottere azzurre messe insieme. E la cosa più inquietante, tu ci hai camminato sopra. Forse ci sei seduto sopra proprio adesso. Benvenuti nel mondo di Renderium. Oggi non guardiamo gli alberi, oggi guardiamo cosa li controlla. Quello che stiamo per svelare cambierà per sempre il modo in cui guardi un bosco. Perché la solitudine, in natura, è una bugia. Quando entri in una foresta, cosa vedi? Vedi tronchi, vedi chiome, vedi individui. La nostra mente umana è programmata per vedere oggetti separati. Un pino qui, una quercia lì. È un errore di prospettiva. È come guardare le dita di una mano che spuntano dall'acqua e pensare che siano 5 creature diverse. Se potessimo rendere trasparente il terreno, se potessimo accendere una luce ultravioletta sotto i tuoi passi, vedresti la verità. La foresta non è un insieme di alberi. La foresta è un singolo organismo, connesso da una rete così complessa che fa sembrare Internet un giocattolo per bambini. Gli scienziati lo chiamano Wood Wide Web, la rete Internet del bosco. Ma non è fatta di cavi in fibra ottica, è fatta di funghi. Si chiama micelio e le sue statistiche sfidano la comprensione umana. Prendi una manciata di terra dal tuo giardino, una sola manciata. Se srotolassi tutti i filamenti microscopici di funghi contenuti in quella singola mano, copriresti la distanza di una maratona olimpica. 40 chilometri di cavi biologici in un pugno di polvere. Questa rete è ovunque. Ogni passo che fai nel bosco spezza centinaia di chilometri di connessioni che si riparano all'istante. Ma perché esiste? Perché un fungo dovrebbe collegare 2 alberi? Non è beneficenza. È il più antico accordo commerciale della storia della vita. Le piante hanno un superpotere. Mangiano la luce del sole e creano zucchero. I funghi vivono nel buio. Non possono farlo. Ma i funghi sono minatori eccezionali. Possono sciogliere la roccia e estrarre fosforo e azoto. Quindi, 400 milioni di anni fa, hanno stretto un patto. Il fungo si avvolge alla radice dell'albero. L'albero versa zucchero liquido nella bocca del fungo. Il fungo inietta minerali preziosi direttamente nelle vene dell'albero. È una fusione perfetta, un cyborg naturale. Ora, immagina che questa rete non trasporti solo cibo. Immagina che trasporti dati. Siamo in una foresta di fagioli. Un'afide, un piccolo insetto vampiro, atterra su una foglia. Inizia a succhiare la linfa. Per la pianta è l'inizio di un'invasione aliena. Se fosse sola, morirebbe in silenzio. Ma non è sola. Nel momento esatto in cui l'afide morde, la pianta invia un segnale elettrico e chimico giù, verso le radici. Il messaggio entra nella rete fungina, viaggia veloce, raggiunge le piante vicine in pochi minuti. Le piante vicine non sono state ancora attaccate, non hanno visto l'insetto, ma hanno ricevuto il messaggio: nemico alle porte. Cosa fanno? Iniziano immediatamente a produrre tossine nelle loro foglie. Cambiano la chimica del loro corpo. Quando l'afide arriva sulla seconda pianta, trova un pasto disgustoso, forse addirittura velenoso. La foresta ha agito prima che il pericolo arrivasse. È un sistema immunitario condiviso. È come se, quando il tuo vicino di casa prende il raffreddore, il tuo corpo iniziasse a produrre anticorpi prima ancora che lui starnutisca. La competizione è la legge della giungla, giusto? Il forte vince, il debole muore. Sbagliato. Sotto i tuoi piedi vige una legge diversa. Immagina un giovane alberello. È nato all'ombra di giganti.
non riceve abbastanza luce solare. Dovrebbe morire di fame in poche settimane. Invece sopravvive per anni. Come? I ricercatori hanno iniettato isotopi radioattivi negli alberi grandi per tracciarne il cibo. Hanno scoperto che gli alberi grandi, quelli pieni di sole, inviano pacchetti di zucchero attraverso la rete fungina direttamente nelle radici dei piccoli. Li tengono in vita artificialmente. Al centro di tutto ci sono loro. Le chiamano alberi madre. Sono i nodi centrali del server. Un singolo albero madre può essere collegato a centinaia di altri alberi. È la banca centrale della foresta. Quando un albero madre viene ferito o sta per morire di vecchiaia, fa qualcosa di straziante. Scarica tutte le sue risorse residue nella rete. Invia la sua eredità chimica alla prossima generazione prima di spegnersi. Non è solo biologia. Sembra saggezza. Sembra amore. Ma attenzione a non umanizzarli troppo, perché c'è un lato oscuro. Finora abbiamo dipinto un quadro idilliaco. Tutti si aiutano, tutti si tengono per mano. Ma internet ha i suoi hacker e il World Wide Web ha le orchidee fantasma. Queste piante non hanno clorofilla, non fanno fotosintesi, sono pallide, spettrali. Come sopravvivono? Si collegano alla rete fungina e rubano. Succhiano nutrienti senza dare nulla in cambio. Ingannano i funghi emettendo segnali chimici falsi, fingendo di essere alberi produttivi. Sono i pirati del sistema. E il sistema non riesce a bloccarli. È una falla di sicurezza vecchia di millenni. E poi c'è la guerra vera. Alcuni alberi, come il noce nero, sono dei serial killer territoriali. Usano la rete fungina non per nutrire i vicini, ma per avvelenarli. Inviano composti tossici, chiamati giuglone, attraverso i cavi del micelio. Il veleno viaggia silenzioso sottoterra e uccide le radici di pomodori, meli o altre piante che osano crescere troppo vicino. La rete diventa un vettore di morte. Immagina se il tuo computer potesse inviare una scarica elettrica mortale al computer del tuo vicino attraverso il wifi. Questo è ciò che accade sotto quel prato tranquillo. Quindi, cos'è davvero una foresta? Se guardiamo i dati, se guardiamo la complessità delle connessioni, i segnali elettrici, la memoria chimica, la somiglianza è scioccante. Assomiglia al tuo cervello. Le punte delle radici e i filamenti fungini si comportano come sinapsi. Trasmettono neurotrasmettitori, prendono decisioni, calcolano percorsi ottimali. Alcuni scienziati osano fare la domanda proibita. La foresta è intelligente, non come noi, non scrive poesie, ma risolve problemi complessi di logistica e sopravvivenza su una scala che noi umani possiamo solo sognare. È un'intelligenza lenta, distribuita, vasta come un continente. Noi umani siamo ossessionati dall'individualità. Io sono io, tu sei tu. Costruiamo muri, tracciamo confini, ma la natura ci insegna che l'indipendenza assoluta è una condanna a morte. Un albero disconnesso dalla rete muore prima. Un fungo senza albero affama. La forza non è nella solitudine, è nella connessione. Quando tagliamo una foresta, non stiamo solo abbattendo colonne di legno, stiamo lobotomizzando un organismo senziente. Stiamo tagliando i nervi di un pianeta che respira. La prossima volta che camminerai in un bosco, fermati, chiudi gli occhi, senti il terreno sotto le scarpe. Ricorda che non sei su un pavimento inerte. Sei in piedi sul tetto di una metropoli brulicante di vita, scambi, guerre e alleanze. Sei in piedi sopra una mente che stava pensando milioni di anni prima che noi imparassimo ad accendere il fuoco e che probabilmente continuerà a pensare molto tempo dopo che ce ne saremo andati. Io sono Renderium e questa è la rete che tiene insieme il mondo.
Iscriviti per connetterti alla realtà nascosta.